Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi parlo de L'Esorcista, il credente di David Gordon Green. Questo film è un sequel diretto all'Esorcista di William Friedkin di 50 anni fa, proprio come hanno fatto David Gordon Green e Blumhouse con la nuova trilogia di Halloween, ovvero togliamo tutti i sequel fatti e ci colleghiamo direttamente al capostipite. Faccio presente che L'Esorcista, il credente mi è piaciuto abbastanza, mi ha intrattenuto e diciamo che ho trovato delle cose positive, ma c'è un ma e questo ma è bello grande. Questa nuova pellicola del 2023 parla di due ragazzine scomparse per 3 giorni. Dopo che vengono ritrovate iniziano a manifestare comportamenti inquietanti, perché forse sono venute a contatto con qualcosa di maligno e ora sono possedute. Il protagonista, il genitore di una delle due ragazzine, cercherà di capire cosa stia succedendo. E qui la trama di questo sequel si intreccia con la storia di Chris MacNeil, ovvero la madre di Regan del primo film. Notare infatti che quando stiamo tornando in una vicenda del passato che conosciamo, la colonna sonora cambia. Ovvero c'è un nuovo arrangiamento del famosissimo tema dell'Esorcista. Perché se la pellicola di David Gordon Green inizialmente sembra prendere distanze dalla pellicola del passato, con nuovi personaggi, una nuova vicenda, ma poi si intreccia con l'Esorcista di William Friedkin di 50 anni fa. E qui scatta il confronto, perché questa nuova opera sembra essere un remake quasi sfrontato. E qui devo puntualizzare una cosa per me molto importante. L'Esorcista è un classico con la C maiuscola. Ha portato l'horror a un livello superiore, perché l'obiettivo primario di quella pellicola non è far saltare lo spettatore dalla poltrona. Certo, ci sono scene abbastanza cruente, c'è sangue, vomito e alcune scene raccapriccianti, ma il film soprattutto è una critica sociale, ovvero all'epoca voleva criticare la società in cui vivevano i personaggi e critica i personaggi stessi della storia, grazie infatti a un'ottima sceneggiatura e a un'ottima regia. Tutto è raccontato benissimo e se ci fate caso, nella saga dell'Esorcista i film spesso hanno soltanto il terzo atto dedicato all'esorcismo e ha un minutaggio abbastanza limitato, perché quello che ci interessa di più è il prima, ovvero la costruzione della vicenda, ci appassioniamo alla storia e il film di William Friedkin infatti parla di persone che hanno smarrito la fede, possono avere dei dubbi sull'esistenza di un dio e soprattutto mette i personaggi principali a confronto con qualcosa di irrazionale, perché se noi ci crediamo o meno questo lato soprannaturale può esistere. In queste pellicole dove il male è reale, esiste, vuole far soffrire noi o delle persone care, indipendentemente se ci crediamo o meno. Ho fatto presente tutte queste tematiche, ma ce ne sono anche altre del primo film che nell'opera nuova del 2023 vengono raccontate di nuovo, però in un modo che non è all'altezza del capostipite. In sostanza, la produzione di questo nuovo film si è presa dei rischi e ha voluto dire delle cose a modo suo, di un film che già conosciamo. Purtroppo nel primo film queste cose sono raccontate benissimo e hanno un livello di regia e sceneggiatura altissimo, come detto. Purtroppo con alcuni dei registi che un montaggio un po' veloce a volte e si sente anche un po' di fretta, il tutto sembra più superficiale. Infatti il ritmo di questo nuovo film è un po' strano. Alcuni momenti sembrano spiegati abbastanza bene, altri invece sembrano idee che rimangono soltanto sulla superficie, magari perché si vuole continuare poi questi discorsi con il sequel che per adesso è fissato per il 2025. Purtroppo questa è la pecca secondo me più grande del film, ovvero confrontarsi con l'originale. Raccontare magari anche per le nuove generazioni che non sono attaccate al primo film queste stesse tematiche, però vengono raccontate infatti in un modo molto più semplice e la materia viene gestita benino, ma in passato è stata gestita benissimo. Tolto il peccato più grande della pellicola, però ci sono anche delle cose buone. La fotografia mi è piaciuta abbastanza, il film ha un'atmosfera discreta, la vicenda mi ha abbastanza appassionato, fino ad arrivare a un terzo atto che non mi ha annoiato. Il film per fortuna ha pochi jump scare, ogni tanto c'è della buona tensione e ci sono dei momenti drammatici ben interpretati. Infatti posso dire che il film si avvale di buone interpretazioni. Leslie Odom Jr. nel ruolo del protagonista fa un ottimo lavoro secondo me e come detto ritroviamo Ellen Burstyn nel ruolo di Chris MacNeil e il suo minutaggio è abbastanza equilibrato, ovvero non ruba la scena agli altri, ecco. Sottolineo anche la buona interpretazione dell'infermiera Anne e delle due bambine. Il film poi si avvale di un buon make-up e di una buona colonna sonora che deve infatti anche lì molto al film del passato. Quindi il voto che posso dare all'Esorcista il credente è 7. Il film ha dei peccati, poteva essere un'opera migliore, soprattutto perché ha la faccia tosta di volersi confrontare con la prima pellicola. Purtroppo secondo me dovevano imporsi dei limiti a livello di sceneggiatura anche. Esempio, la madre di Regan del primo film, Chris MacNeil, non avrebbe fatto certe cose a sua figlia dopo quello che hanno passato
nella prima pellicola e il personaggio quindi sembra snaturato. Questo per farvi un esempio, ma se vedete L'esorcista e il credente e dopo un paio di giorni rivedete il primo film e li confrontate, vedete che ci sono tante cose simili, soprattutto nel messaggio che vuole dare il film. Va bene questo nuovo capitolo, è un cosiddetto requel, però schiacci l'acceleratore troppo in direzione del remake e soprattutto non puoi fare quello che vuoi con una vicenda che abbiamo già visto in passato. Ragazzi, io sono John Mira, questa era la mia recensione de L'esorcista e il credente, spero di essere stato abbastanza chiaro. Vi ricordo di mettere mi piace al video, di condividerlo e di seguirci su tutti i social. Un saluto e alla prossima pellicola!